Forse pochi di voi lo sapranno, ma l'opera che vedete qui è il primo dipinto moderno definibile a tutti gli effetti un trompe-l'œil autonomo. Si tratta di una piccola tavola in cui è rappresentata una pernice appesa, una freccia e due guanti di un'armatura appesi a un muro. La tavola di Jacopo de Barbari ci dà l'illusione di poter toccare gli oggetti rappresentati. Wilhelm dipinse quest'opera fissando uno spaccato delle abitudini domestiche dei ceti benestanti olandesi. Vediamo il limone che non cresceva in Olanda, il granchio pescato sulle spiagge di Scheveningen e infine il piattino di porcellana per le olive fornito dalla Compagnia delle Indie, tutti oggetti frutto dell'abilità marinara di un popolo. Per l'artista che compose quest'opera formidabile, la natura per definizione non poteva essere morta. Per questo i pesci sono tutti rappresentati in acqua. Si tratta di una delle nature morte più belle di tutti i tempi, un mosaico di epoca romana ritrovato a Pompei e risalente al I secolo d.C. L'opera fa parte dei 2 cicli di 4 dipinti ciascuno dedicati alle stagioni e agli elementi naturali. In particolare la raffigurazione dell'elemento acqua è forse una delle composizioni più complicate. Tra gli elementi che la compongono, presi ovviamente dal mondo marino, ci sono ben più di 60 specie tra pesci, rettili e mammiferi, tutti accuratamente dipinti. Caravaggio è il primo che intuisce la natura morta come opera in sé, e poche nature morte sono nell'insieme più vive di questa. La vita viene testimoniata in ogni segno di evoluzione organica, dagli acini dell'uva nera che sono oltre la maturazione a quelli bianchi che sono in parte strappati, dalla baccatura della mela e della pera alle foglie ormai secche. Di Chardin è difficile stufarsi, è stato uno dei più grandi pittori di nature morte nella storia dell'arte, pittore che ha trovato la bellezza negli oggetti di uso quotidiano. Ogni materiale qui è esattamente definito, la doratura a pennello sul cristallo di Boemia, il tappo di metallo, la terraglia della zuccheriera, il brillante della brioche, quello ottenuto da una rapida pennellata di chiara d'uovo. Questo dipinto è forse il più noto trompe-l'œil che il barocco ci abbia consegnato. All'epoca era di moda raccogliere oggetti che andavano dall'arte alla botanica, dalla fisica all'astronomia. Lo stupore sta anche nel rappresentare un'opera così iperrealistica, con il dettaglio dei vetri rotti nella vetrinetta e i numerosi oggetti presenti, dipinti, coralli, lenti, insetti, statuine. Quest'opera è una vanitas, cioè quel tipo di natura morta che ci ricorda alla fine che tutti noi saremmo destinati a fare. Il dipinto inoltre ci spiega il dilemma dell'artista diviso tra le paure germaniche e i fascini della lingua francese, rappresentata dall'almanacco che vediamo sullo sfondo. I 2 vasi di fiori dipinti dall'artista tedesco sono i più antichi esempi autonomi di quest'iconografia a essere arrivati fino a noi. Rappresentano gigli bianchi e iris gialli, contenuti in 2 vasi datati sul collo e attraversati da una scritta elicoidale a caratteri dorati. Ai fiori verrebbe associato un significato religioso, sia in quanto oggetti in cui c'è la presenza di Dio, sia in quanto simboli della salvezza. I fiori raffigurati dall'artista costituiscono il soggetto della facciata esterna di una tavola che, all'interno, presenta un ritratto del committente in preghiera. Probabilmente era l'anta di un altarolo portatile a 2 sportelli, abbinata a una Madonna col bambino e collegata a essa attraverso un messaggio simbolico. Se il video ti è piaciuto lasciami un like qui sotto e scrivi nei commenti le tue opinioni, le tue impressioni e magari anche i suggerimenti per i prossimi argomenti da trattare insieme. A presto!